Questo audioarticolo è letto da una voce digitale. La biografia qui pubblicata è opera di Laura Barbieri, che collaborò strettamente con la dottoressa Antonietta Bernardoni tra il 1970 e gli anni 2000, trascrivendone gli scritti e condividendone l'impegno intellettuale e umano. Barbieri ha pubblicato questo testo come home page del sito dedicato alla Bernardoni, da lei realizzato a partire dal 2018. Dopo la sua scomparsa alla fine del 2024, il sito è rimasto online ed è oggi curato dal collettivo Antonietta Bernardoni, che ne prosegue il lavoro di conservazione e diffusione. Questo audio-video è dedicato alla memoria di Laura Barbieri. Antonietta Bernardoni, una breve biografia. Antonietta Bernardoni è nota, non solo in Italia, per aver messo al centro della sua ricerca i processi di guarigione del cosiddetto malato mentale e per la sua critica radicale a psichiatria, psicanalisi, psicologia, per il cui superamento ha promosso i pubblici dibattiti dell'attività terapeutica popolare e la costruzione della disalienistica antropoevolutiva, una nuova scienza per la quale nel campo dei rapporti umani tutti possono essere ricercatori e scienziati. La sua opera ha suscitato un grande interesse, consenso e partecipazione, ma anche forti resistenze. Nata il 2 novembre 1919 a Montese, Modena, dove si è spenta dopo lunga malattia nel 2008, appassionata di studi umanistici e medico-scientifici, conseguì dapprima la laurea in lettere e filosofia all'Università di Firenze e successivamente la laurea in medicina e chirurgia all'Università di Modena. Partecipò alla lotta partigiana, fu insegnante, medico condotto, terapeuta, ricercatrice. Fortemente critica del sistema economico-sociale vigente, fece costante riferimento al movimento operaio e alle sue organizzazioni, in particolare al PCI. Già nel 1939, nell'ambito di una indagine di ordine filosofico e psicologico, condotta presso l'Istituto di Psicologia dell'Università di Firenze, l'unico allora esistente in Italia, Antonietta Bernardoni cominciò una critica demolitrice della psicanalisi e della psicologia, quali strumenti di conoscenza dell'uomo. Nel 1949, da studentessa di medicina al suo primo contatto con la psichiatria, maturò la sfiducia verso le capacità terapeutiche di coloro che avrebbero dovuto insegnarle a conoscere e a guarire le malattie dell'anima. Lei vedeva piuttosto nei loro interventi un processo di medicalizzazione e psichiatrizzazione. A tale sfiducia si accompagnò la sua scoperta delle capacità terapeutiche di tutti coloro che non vivono sfruttando o opprimendo altri uomini e che non hanno perciò alcun interesse a dissimulare la verità in ogni suo aspetto, specie per quanto si riferisce ai rapporti reali e concreti tra gli uomini. Rifiutando l'approccio tradizionale alla sofferenza definita psichiatrica, Antonietta Bernardoni cominciò ad operare per la trasformazione della situazione concreta nella quale era immerso il soggetto in difficoltà, operando in un primo tempo privatamente, attraverso una terapia duale, e in un secondo tempo pubblicamente, attraverso l'attività terapeutica popolare da lei stessa creata. Queste due fasi della ricerca sono state definite dalla professoressa Angiola Massucco Costa, allora direttrice dell'Istituto Superiore di Psicologia Sociale di Torino, rispettivamente come primo e secondo segmento. La sua terapia privata, primo segmento, consisteva in una terapia originale, radicalmente nuova che si svolgeva con il sistematico coinvolgimento non solo di genitori e parenti, ma quando fosse possibile anche di amici, compagni di lavoro o di scuola, persino avversari del soggetto in difficoltà. Nella sua terapia la creazione di un gruppo di aiuto era centrale. Non si soffermava tanto sui sintomi del soggetto in terapia, analizzava piuttosto le potenzialità di sviluppo della sua rete di rapporti interpersonali, le sue modalità di relazione e di vita, i suoi progetti, la coerenza con la sua visione del mondo. Preparava in questo modo la strada ai potenziali processi di decondizionamento e di nuovo apprendimento. Fino a che non è nata e si è diffusa la TP, Antonietta Bernardoni fu sempre molto restia a parlare della terapia da lei praticata. Il suo timore
era quello che da tale terapia potesse nascere una specie di nuova scuola, esente sì dalle falsificazioni e dall'irrazionalismo di psichiatria, psicologia, psicanalisi, ma pur tuttavia sempre una scuola, in cui venisse riservato alla corporazione medica il diritto di occuparsi di problemi che, in assenza di lesioni primitive o secondarie del sistema nervoso centrale, non sono problemi di pertinenza medica, ben consapevole che ciò che occorreva non era né una nuova scuola di psichiatria né una nuova scuola di medicina, ma una migliore organizzazione, a livello quotidiano e di rapporti interpersonali, della solidarietà popolare. La seconda fase della sua ricerca, secondo segmento, si è concretizzata nella attività terapeutica popolare, in cui l'aiuto non viene più fornito dalla dottoressa Bernardoni, ma da una pubblica assemblea di ATP. In un primo periodo la dottoressa partecipò e condusse il dibattito assembleare, successivamente si astenne volutamente dal parteciparvi per meglio consentire all'assemblea di esercitare in forma collettiva, reciproca e paritaria uno stimolo per la crescita della personalità di ciascuno senza deleghe di sorta, nemmeno a lei. L'attività terapeutica popolare non è un'attività medico-curativa, bensì una nuova forma di attività popolare preventiva, di carattere gratuito, collettivo, concreto, continuativo, reciproco, non violento, che ha per oggetto lo studio scientifico della personalità, la promozione e la trasformazione della qualità della vita e dell'aiuto vicendevole tra sfruttati. Già prima dell'attività terapeutica popolare, Antonietta Bernardoni aveva pubblicamente creato il gruppo Contro le paure, nell'ambito del movimento di cooperazione educativa di Modena, le cui riunioni avvenivano presso la Camera del Lavoro, fornendo in quelle occasioni contributi pratico-teorici di grande rilevanza nella desensibilizzazione dalle paure, tanto che l'iniziale gruppo modenese del movimento di cooperazione educativa divenne presto gruppo nazionale MCE per la gestione sociale della salute mentale. Ancora prima della creazione dell'ATP, Antonietta Bernardoni, insieme ad altri, aveva organizzato assemblee pubbliche di rapporti umani in quartiere, presso il quartiere San Faustino di Modena. I numerosissimi rapporti col mondo scientifico, accademico e politico, la partecipazione a convegni e congressi, i contributi alle programmazioni sociosanitarie di alcune province e regioni determinarono più o meno lunghi soggiorni a Firenze, Milano, Torino, Parma ed altre città italiane. Ha scritto La salute mentale, lettera a un metalmeccanico, tipografia dal Cinconegliano, 1973, La psichiatria contro la scuola, pubblicazioni MCE Conegliano, 1975, Psichiatria senza futuro, Linea editrice Padova, 1975, L'attività terapeutica popolare, Cooperativa Tipografi Modena, 1976, numerosi i ciclostilati scritti e distribuiti in occasione di convegni. Grazie per aver ascoltato, puoi approfondire leggendo l'articolo originale su antoniettabernardoni.it e su archive.org. I sottotitoli in inglese sono una traduzione automatica generata da YouTube. Questo audioarticolo è stato prodotto con sintesi vocale. Il contenuto è distribuito gratuitamente a fini scientifici, culturali e documentari. Benvenute e benvenuti a questo approfondimento. Allora, oggi ci tuffiamo nel pensiero, nel lavoro di Antonietta Bernardoni, una figura decisamente critica verso la psichiatria, la psicologia tradizionali. Le fonti che abbiamo sono una biografia, alcuni suoi scritti, descrivono il suo approccio unico. Alla missione, capire il suo percorso, le idee centrali della sua ricerca sui processi di guarigione e sulla famosa attività terapeutica popolare, l'ATP. Ok, iniziamo a spacchettare un po'. Bernardoni credeva fermamente che nel campo dei rapporti umani tutti potessero essere ricercatori, scienziati in un certo senso.
Esattamente. Parliamo di una figura, come dire, complessa. Nata nel 1919, scomparsa nel 2008, laureata sia in lettere e filosofia. Ah, entrambe. Sì, e anche in medicina. Poi ha partecipato alla lotta partigiana, è stata insegnante, medico e la sua critica al sistema, guarda, non è arrivata tardi, già nel 1939. Addirittura. Sì, già nel 1939 definiva la psicanalisi, la psicologia, come strumenti inadeguati, insomma, non adatti a conoscere davvero l'uomo. Prima ancora della laurea in medicina, quindi. Ma cosa l'aveva colpita così presto? C'era un motivo specifico? Sembra fosse una sfiducia di fondo negli strumenti concettuali dell'epoca. E questa sfiducia, diciamo, si è poi cristallizzata nel 49, quando era studentessa di medicina, osservando la psichiatria. E cosa vedeva nella psichiatria? Beh, la vedeva come un processo di medicalizzazione forzata, cioè trasformare problemi umani complessi in etichette mediche, in malattie. A questo lei contrapponeva quella che chiamava la scoperta delle capacità terapeutiche. Capacità terapeutiche. Di chi? Delle persone comuni. In particolare diceva di chi non viveva di sfruttamento. C'era questa forte connessione sociale nel suo pensiero. Molto interessante questo legame. Quindi, rifiutando l'approccio medico tradizionale, su cosa si è concentrata Bernardoni? Si è concentrata sulla trasformazione della situazione concreta della persona. Il suo lavoro si è articolato, diciamo, in due fasi principali, due segmenti, come li chiamava lei. Due segmenti. Sì, il primo era una specie di terapia privata, ma molto, molto originale nel suo approccio. Aspetta, qui c'è un punto che mi ha colpito leggendo le fonti. Si dice che coinvolgeva non solo i parenti, il che già non è scontato, ma amici, compagni di lavoro, persino avversari. Ma come si gestisce una cosa del genere? Sembra incredibilmente complesso. Lo era. Era un approccio decisamente radicale. Il punto non erano i sintomi, il disturbo in sé. E allora cosa? Persona della sua rete interpersonale. Si lavorava sui progetti, sulla coerenza tra la visione del mondo e le azioni. L'obiettivo era, lei lo chiamava decondizionamento e nuovo apprendimento. Ecco, decondizionamento. Oh, una parola chiave, mi pare. Puoi spiegarci un po' meglio cosa intendeva? Certo, in pratica si trattava di aiutare le persone a riconoscere e, diciamo, smantellare le gabbie, quelle mentali, sociali, emotive, che le limitavano. Gabbie costruite spesso da esperienze passate, da pressioni sociali. Capisco. Liberarsi dai condizionamenti. Esatto. E una volta libere potevano costruire nuovi modi di pensare, di sentire, di agire, modi più liberi, più autentici. Un vero e proprio riapprendimento, insomma. Chiarissimo. Ma allora perché non ha mai voluto, come dire, formalizzare questa terapia? Creare una scuola Bernardoni, come hanno fatto tanti altri? Guarda, aveva un timore molto preciso. Temeva che finisse per diventare l'ennesimo strumento appannaggio della corporazione medica. Per lei i problemi di sofferenza psicologica, se non c'erano lesioni nervose, ovviamente, non erano questioni mediche. Non di pertinenza medica. No. La soluzione, secondo lei, non era una nuova terapia d'élite. Serviva, e cito quasi testualmente, una migliore organizzazione della solidarietà popolare. Ah, solidarietà popolare. E immagino che questa idea sia stata la scintilla per il secondo segmento del suo lavoro, l'ATP. Proprio così. Da lì nasce l'attività terapeutica popolare. E qui, attenzione, la dinamica si ribalta completamente. L'aiuto non viene più dalla terapeuta singola, da lei, ma da un'assemblea pubblica. Aperta. All'inizio Bernardoni conduceva i dibattiti, sì, ma poi ha fatto una scelta interessante. Si è astenuta dalla conduzione. Si è tirata indietro. E perché questa scelta di farsi da parte? Sembra controintuitivo per chi ha ideato il metodo. Ma l'obiettivo era proprio promuovere uno stimolo collettivo, reciproco, paritario. L'idea forte era che la crescita personale, la guarigione, potesse avvenire attraverso il confronto, il sostegno reciproco dentro il gruppo, senza delegare il proprio percorso a un esperto. Era la comunità che diventava terapeutica, capisci? Capisco. Quindi l'ATP non era una terapia nel senso classico medico. Le fonti la descrivono proprio come un'attività non medico-curativa, popolare, preventiva, gratuita. Sì,
E collettiva, concreta, continuativa, reciproca e non violenta. È un ribaltamento notevole. La cura diventa una forma di solidarietà attiva organizzata. Esattamente. E l'obiettivo era duplice. Da un lato, studiare scientificamente la personalità nel suo contesto reale, quotidiano. Dall'altro, promuovere l'aiuto reciproco tra persone che spesso condividevano condizioni difficili, magari di sfruttamento. Non è che sia nata nel vuoto, eh? Ah, c'erano esperienze precedenti. Certo, già prima a Modena aveva creato il gruppo contro le paure, nell'ambito del movimento di cooperazione educativa, e aveva organizzato assemblee pubbliche sui rapporti umani in quartiere. Era un percorso coerente il suo. Immagino che un approccio così fuori dagli schemi abbia suscitato reazioni forti, sia positive che negative, suppongo. Assolutamente. Ebbe un grande interesse, molto seguito, ma anche forti resistenze, sia dal mondo accademico sia da quello politico. Non era mica facile accettare un'idea così. Eppure ha dialogato con entrambi, mi pare di capire. Sì. Ebbe numerosi rapporti col mondo scientifico e politico, contribuì anche a riflessioni sulla programmazione sociosanitaria e ci ha lasciato scritti importanti come La salute mentale, Lettera a un metalmeccanico o L'attività terapeutica popolare, testi ancora oggi molto densi. Quindi, tirando un po' le somme di questo percorso affascinante, cosa ci lascia Bernardoni? A me sembra soprattutto un invito potente a superare la visione individuale e spesso medicalizzata della sofferenza, puntando tutto sulla farsa della rete sociale, sulla consapevolezza collettiva, la solidarietà popolare come vero motore di cambiamento, di benessere. Proprio così. È una prospettiva radicale sul benessere mentale e sociale. E se colleghiamo questo, diciamo, al quadro più ampio, il suo lavoro ci lancia una sfida ancora oggi. C'è Demedicalizzato, nato da esigenze concrete di quel periodo. Oggi, in un tessuto sociale molto diverso, forse più frammentato, e con strumenti tecnologici così pervasivi, quali potrebbero essere le difficoltà, certo, ma anche le potenzialità nel riproporre principi simili? Principi di mutualità, di sostegno diffuso, magari al di fuori dei circuiti tradizionali della cura. una bella domanda. Sì, è un pensiero su cui secondo me vale davvero la pena riflettere. Questo podcast è stato letto da Una Voce Digitale. Conversazione basata sul testo biografico. Narrazione audio creata per favorire la diffusione pubblica dell'opera dell'autrice.